It's democracy, baby. Sono d'accordo con te che c'è tantissima materiale informativo di scarsa qualità e manipolante, ma è la democrazia. Il tema della gamification, dell'informazione e della cultura è già presente e, come dicevi tu, sarà anche il futuro. Poi anche un problema poi a quel punto di linguaggio, cioè, tu dicevi sarà come se io fossi nel Gabon. Il mondo dell'informazione fra 30 anni sarà un mondo meta world. La gente si metterà degli occhiali e riceverà, gli sembrerà di essere in Malaysia mentre c'è il colpo di Stato, in Africa mentre c'è l'assalto a questo, li vivranno come se fossero lì, dandogli l'impressione di capire tutto, mentre invece non è proprio così. Ma perché anche l'accademia si è democratizzata. 100 anni fa di economia a un certo livello si occupavano in 37, 370, poi 3700, poi 37.000. Ecco, se vuoi una differenza fra l'intellettuale pubblico del 2024 e quello del 1024, è che il livello di tecnicismo, di conoscenza tecnica professionale necessaria perché l'intellettuale del 2024 dica su moltissimi argomenti delle cose minimamente significative è molto maggiore che allora. E quindi il dibattito pubblico diventa cruciale. E qui c'è una grande mancanza, ma gli interessi privati ovviamente sono contro. Ecco, il vero tema intellettuale del secolo è l'incentivo privato di chi fa attività intellettuale e di evitare il dibattito pubblico e di massimizzare il grado di manipolazione, di fogginess, di occultamento dei fatti e di massimizzare la narratività emozionale, capacità di raccontare storielle, fare film, coinvolgere emozionalmente per vincere la battaglia intellettuale. L'interesse pubblico, che nessuno difende perché l'interesse di tutti, ognuno dà un piccolissimo contributo, è esattamente l'opposto. Sono molto grato a Michele Boldrini per aver accettato il mio invito ed essere ospite qui a Inutile Arte. Grazie Michele. Grazie a te, ciao, piacere di conoscerti. Molto piacere. Dunque, Michele non avrebbe bisogno di una mia presentazione, però dato l'argomento di oggi... E allora non presentiamolo. Sì, non presentiamolo, però il tema di oggi è la figura dell'intellettuale, no? E anche l'etichetta, la categoria dell'intellettuale nella contemporaneità. E quindi, Michele, tu sei un intellettuale, cioè da economista, professore universitario, presidente di un'associazione culturale e anche di fatto da youtuber, perché da anni ormai ti occupi attraverso il tuo canale YouTube di temi che non riguardano solo l'economia e la politica, ma anche la letteratura, la storia, la filosofia e oltre, diciamo. Quindi tu sei un intellettuale e la domanda sottesa in realtà sarebbe: ha senso l'etichetta di intellettuale nel 2024? E se sì, che senso ha? Allora, sarei un intellettuale anche se non mi occupassi di letteratura, storia, geografia e altre cose, nel senso che anche fare gli economisti è un lavoro intellettuale. L'etichetta intellettuale ha senso nel 2024 come ce l'aveva nel 1024, nel senso che c'è sempre stata una divisione del lavoro più accentuata, meno accentuata. Questo è quello che è cambiato nei tempi della storia. E all'interno della divisione del lavoro vi sono state persone che dedicavano la maggior parte del loro tempo, delle loro capacità a attività che definiamo intellettuali. Ora, ogni attività umana ha una componente intellettuale, anche la più banale, anche quella primordiale dell'andare a caccia o del raccogliere, nel senso che devi pensare comunque a che bacche raccogli, a che animali corri dietro, a quali non corri dietro, a quali ammazzi, come non ammazzi. Quindi la componente mentale c'è e si è andata accentuando nel tempo. Abbiamo la fortuna, alcuni la vedono come sfortuna, di essere un particolare tipo di animale, una formica molto razionale, molto intelligente, come ci definiva Ed Wilson, e di essere riusciti, attraverso alcune delle capacità che gli umani hanno, di costruire strumenti, cosa che tutti gli altri animali non hanno fatto, e questi strumenti li abbiamo costruiti utilizzando le nostre capacità che chiamiamo intellettuali. Quindi sì, l'intellettuale c'è, mi sembra una cosa utile, anzi sarebbe in un mondo, come dire, da sogno, tutti fanno gli intellettuali. La qualcosa non vuole escludere fare attività fisica, cosa che faccio. Infatti, come abbiamo tutti appreso,
siamo strani, no? Ci sono delle attività fisiche, alcune estremamente faticose, che chiamiamo sport e ci divertono. Ci sono le altre attività fisiche altrettanto faticose, alcune ancora di più, che sono il lavoro duro nei campi, in alcune fabbriche, eccetera, eccetera, e invece le odiamo. Quindi non è che di per sé l'attività fisica manchi o venga negata dall'attività intellettuale. Semplicemente c'è una grande differenza fra l'attività fisica che devi fare per guadagnarti a vivere e quella che fai per il piacere di farla, perché ti guadagni a vivere in un'altra maniera. Ecco, quindi sì, va benissimo che io faccia l'intellettuale, non sono l'unico, lo facciamo, ci sono milioni di persone che fanno gli intellettuali, ecco. Certo, dunque il problema quindi è la definizione di intellettuale, perché di fatto, come dici tu, l'intelletto è sempre usato, è sempre utilizzabile. Però, come dire, quello a cui mi riferivo io è per questo che citavo anche altre discipline di cui ti occupi. Ovviamente un economista è un intellettuale, però la figura di una personalità che sì, si occupa della sua disciplina, ma poi anche oltre alla sua disciplina, quindi oltre ai tecnicismi della sua disciplina, anche della sua contemporaneità, e si propone direttamente di intervenire nel contemporaneo e di allargare il suo spettro di interessi in un rapporto con la società. È per questo che tu ti caratterizzi anche proprio per la tua carriera e anche per il tuo interesse nella comunicazione e nei mezzi comunicativi di oggi attraverso internet. Sì, io capisco quello che vuoi dire, però lasciami fare il puntiglioso e anche Certo. un po' l'antipatico, perché così facendo, a mio avviso, questo ci permette anche di capire un po' meglio dove sta in realtà il tema della questione. La questione a cui tu hai in mente è il fatto che mi occupo di faccende sociopolitiche in pubblico, e cioè non lo faccio nel cenacolo professionale di quelli che fanno gli intellettuali stile mio, cioè gli economisti, ok, ma lo faccio per esempio in un'intervista con te su YouTube, su questo, su quello, discutendo di temi intellettuali però con una dimensione che viene chiamata di divulgazione, di dibattito popolare, insomma di queste cose qua, giusto? Questo è quello che sottende, e entrando nella polemica pubblica, dicendo questo ho torto, questo ho ragione, dicendo ma questa è una bugia, cosa che faccio frequentemente, una cosa che faccio frequentemente è laddove ho qualche conoscenza specifica, avendo notato che specialmente nel dibattito pubblico italiano, ma non solo in quello italiano, ma in quello pubblico italiano parecchio, c'è una fortissima tendenza da parte dei giornalisti professionisti, da parte di chi fa informazione, diciamo così, a pagamento e per profitto, e da parte della politica a raccontare le cose, diciamo così, quando va bene in maniera parziale e quando va male con delle balle truculente. Allora io credo, siccome molte di quelle balle e molte di quelle parzialità si possono smontare facilmente quando si ha un minimo di conoscenza dei fatti, ce ne si occupa, faccio anche questo. Credo che tu ti riferisca a questo come figura intellettuale. Esattamente. Quello che se vuoi nel vecchio mondo è l'intellettuale pubblico, l'influencer, adesso si dice, anche se influencer purtroppo fa venire in mente quelli che vendono i cioccolatini e le stronzate facendoci le foto belline e le borsette, queste scemenze. Sì, faccio anche quello è una cosa un po' diversa, non tutti lo fanno, però occhio, sono i tecnicismi lì che contano, quindi non c'è una separazione. Su questo io vorrei che evitassimo, almeno io personalmente preferisco evitare, di cadere in un pregiudizio molto italiano, molto da piccola borghesia e aristocrazia italiana, chissà perché le metto insieme, magari dopo ne parliamo, che vede il lavoro intellettuale proper come una specie di umanismo generalizzato, in cui i tecnicismi, lo dico perché hai usato la parola tecnicismi, contano poco, ecco al contrario. Anche se io cerco e faccio l'assoluto possibile, a volte sforzandomi di usare un linguaggio meno tecnico possibile, anche se a volte non c'è scampo, bisogna usarlo, addirittura di volgarizzare alcune cose. Io mi diverto un po', per adesso è diventato un po' una forma di vizietto un po' narcisista, di usare quello che in Italia viene chiamato turpiloquio, no? Comunque io mi diverto a cercare di parlarne nel modo più piano, più semplice possibile, però in realtà dietro c'è un lavoro tecnico e i tecnicismi sono importanti. Anzi, io credo che l'unico intellettuale serio che è degno del suo nome è quello tecnico, cioè che sa quello che dice
ne conosce gli aspetti tecnici e poi sa usare gli aspetti, sa elevare quegli aspetti tecnici fino a vedere la rilevanza pubblica, la rilevanza sociale, le implicazioni, che non c'è sempre, perché delle volte studi con estrema intelligenza, con estrema accuratezza il funzionamento di alcune particelle o di alcune distribuzioni quantiche, per esempio, e tutto questo ha una rilevanza magari notevole all'interno del campo analitico che stai studiando, all'interno della disciplina, all'interno dei modelli che stai studiando, ma non ha alcuna rilevanza per la vita quotidiana, per le politiche, eccetera. In altri casi invece sì, Quindi sì, faccio questa cosa, non sono l'unico, l'ho fatto in vari periodi della mia vita a livelli di specializzazioni diversi. L'ho fatto da ragazzino, praticamente da tardo adolescente, ventenne, in una certa maniera, con molta ingenuità, con gravi errori anche e illusione. L'ho fatto più tardi puramente da economista. Insomma, sì, lo faccio, va benissimo. Sì, sì. Sono d'accordo con te che il tecnicismo, cioè quindi la professionalità e lo studio in profondità e verticale del proprio ambito sia condizione sine qua non per appunto essere intellettuale, però credo, come dicevamo, non sia l'unica condizione. Infatti il punto è proprio poi immettere la propria conoscenza, che sarebbe appunto limitata nel proprio contesto, in un'ottica poi più orizzontale per poterla poi immettere in un contesto generale di società. E quindi ti voglio chiedere, perché adesso c'è anche una nuova figura di intellettuale, almeno pseudo tale. Tu hai citato l'influencer, ci sono anche pseudo intellettuali influencer, e secondo me, a mio avviso, anche la figura del giornalista, che è di fatto un factotum, cioè che è anche un po' un opinionista, e quindi, soprattutto attraverso i mezzi di comunicazione della televisione, del giornale, della stampa, fa sì che abbia un ruolo nel dibattito pubblico e nella comunicazione. Non che non debba averlo, però di fatto tutto il lato invece del tecnicismo in quel caso manca. Qual è il tuo parere riguardo a queste figure e come si possono differenziare dall'intellettuale propriamente detto? Sai, bisogna stare un po' attenti. Tutti dicono, in Italia si dice generalizzare, che in realtà è una pessima espressione, non tecnica, ed è dovuta al fatto che molte persone in Italia sembrano non aver mai appreso cosa sia una distribuzione di frequenza, cosa sia un po' di statistica, la media, la varianza, e quindi fanno questi errori dicendo che quando uno dice la gran parte di o in media sta generalizzando. No, non sta generalizzando, sta dicendo guardate la frequenza con questa roba accade. Se uno dice la gran parte, la grande maggiore, se prendiamo un uomo e una donna a caso, no, nel 70%, 80% dei casi avremmo che l'uomo è più alto della donna. Questa non è una generalizzazione, è una cosa che accade con estrema frequenza alta, per cui in valore atteso è così. Ora, nel caso dei giornalisti, oggi sì, siamo di fronte a una decadenza profonda della professione del giornalista. La qualità delle persone che praticano il giornalismo intellettuale è bassissima. Proprio perché? Perché non sono tecnici. Mm-hmm. Sono dei tuttologi finti con nessuna specializzazione che cercano di parlare su tutto, tipicamente vendono ideologia e finiscono per dire delle cose del tutto improbabili, tipicamente false, frequentemente false, tutte le volte che affrontano una dimensione minimamente tecnica, perché questo è il punto. Tu non puoi fare l'intellettuale pubblico nel 2024 senza avere conoscenze tecniche. Ecco, se vuoi una differenza fra l'intellettuale pubblico del 2024 e quello del 1024, è che il livello di tecnicismo, di conoscenza tecnica professionale necessaria perché l'intellettuale del 2024 dica su moltissimi argomenti delle cose minimamente significative, ok, è molto maggiore che allora. Perché? Perché viviamo una società molto più complessa, dove il cambio tecnologico, la scienza hanno influenzato molto, dove la complessità delle relazioni umane e sociali è molto maggiore, dove le conoscenze obiettive che abbiamo su cosa funziona, come funziona l'universo, lo spazio, la gravitazione, l'inquinamento, il non inquinamento, il clima, i venti, tutto quello che vuoi tu, no? La biologia, la nascita e la morte sono molto più ampie e articolate, non sono perfette, ma sono di quelle del 1024. E quindi metterci a discutere oggi di riproduzione assistita piuttosto che di limitazione della velocità, di controllo delle emissioni di CO2 piuttosto che di gestione dei debiti e dei crediti,
richiede delle conoscenze e farlo in maniera sensata, senza dire scemenze, richiede delle conoscenze specifiche dei campi, della biologia, della meteorologia, delle scienze climatiche, della finanza, eccetera. Adesso non mi ricordo neanche gli argomenti che un signore, una signora del 2024 non solo non potevano avere, ma non avevano se ne avessero. E questo, a mio avviso, rende il giornalista rimpiazzabile, giustamente, dall'artificial intelligence. Perché non v'è alcuna ragione di dare un ruolo che non hanno più a fonti reliable di informazione e di valutazione, a persone che obiettivamente queste conoscenze non ce le hanno, fanno solo da collettori di cose dette da altri e a volte spesso purtroppo nemmeno le comprendono. Questo apre un problema molto complicato. Messa così sembra solo un'invettiva, ma in realtà non è un'invettiva. Guarda, non è un'invettiva, è un problema molto serio, di cui mi sono reso conto negli anni, in questi 40 anni, 45 di vita pubblica, crescere progressivamente. Oggi, poi al solito, ci sono grandissime eccezioni. Ci sono persone che fanno il lavoro del giornalista e lo fanno su campi specifici o lo fanno anche in generale, con delle conoscenze notevoli, con una dedizione notevole allo studio, alla documentazione, e che ti danno informazioni. Purtroppo in Italia ve ne sono ben pochi, anzi devo ammettere con tristezza che io non ne saprei definirne neanche uno, però insomma io leggo, mi informo nel mondo e spesso leggo cose scritte da questo o da quello, tipicamente o in spagnolo o in francese o in inglese, in tedesco io non lo so, quindi magari molto, molto istruttive, che mi informano, che mi dicono, poi l'inglese è diventato una lingua un po' l'esperanto vero, il latino dell'intelligenza internazionale, quindi molte volte sono in inglese, poi è scritto da un arabo, è scritto da un cinese, è scritto da un giapponese, è scritto da un indiano, quindi comunque ci sono parecchie persone, non sono moltissime, e questo è naturale che sia così, perché ma questi sono due fenomeni che appunto anche questi, per comprenderli occorre un minimo di preparazione tecnica. Da un lato la complessità degli eventi ha reso meno facile il tuttologo, il puro collettore di informazioni che poteva andare bene nel 1024 o nel 1824, e dall'altro la riproducibilità tecnica dei prodotti intellettuali ha creato un mercato delle superstar, detto banalmente. Perché mai devo perdere tempo a studiare o apprendere quello che succede, che so, nell'estrazione delle terre rare in giro per il mondo, da articoli scritti male, se ce ne sono 2 scritti da veri top specialisti scritti benissimo, che mi costano lo stesso, sono lunghi lo stesso e sono comunque accessibili grazie alla riproduzione digitale. Leggerò quella dei 2 migliori, l'analogo per cui perché devo ascoltare Boldrin, anzi Boldrin proprio no, il papà di Boldrin, che era un ottimo tenore, cantare se posso ascoltare Pavarotti, o Iglesias o chi vuoi tu, io parlo di quelli famosi una volta, Alagna, ascolterò Alagna, mio papà lo ascolterò privatamente, e quindi questo rende il mercato mondiale più ampio, però lo rende anche più rarefatto nella misura in cui quelli di qualità migliore emergono e dominano il mercato mondiale. Cioè, questa è un'altra cosa che va capita. Vale per il giornalismo di qualità, come vale per la musica di qualità, come vale vale per tutto ciò che è riproducibile. Finalmente, l'ultima cosa sulla mia affermazione del tuttologo. Molti hanno l'impressione, una delle accuse che mi vengono fatte è: fai il tuttologo. Ma no, infatti vi sono milioni di argomenti che mi affascinano, che hanno a che fare per esempio con tutte le scienze STEM di cui io non mi occupo. Perché? Perché non so niente, ascolto e basta. Di finanza, tecnica, cioè, ci sono tantissimi argomenti in cui non metto il naso, proprio per rispetto alle competenze. Dopodiché sì, facendo l'economista seriamente si finisce per sforzarsi di diventare specialisti in senso professionale di moltissime scienze umane e sociali. Perlomeno gli economisti della mia generazione tendono a essere abbastanza come il sottoscritto, e cioè hanno cercato di studiare la storia, l'antropologia, la filosofia, un po' di matematica e statistica, e si sono anche occupati, specialmente negli ultimi 30 anni, di capire
le neuroscienze e cose di questo tipo. Quindi da questo punto di vista sembriamo un po' tuttologi. Io credo che quelli di noi che lo fanno con coscienza siano dei professionisti veri che ci hanno lavorato. Poi, insomma, la prova del budino sta sempre nel mangiarlo, no? Io ogni volta che uno dice ma hai appena detto delle cose assurde, una cazzata, dico va benissimo, guarda, facciamo un dibattito, mi argomenti il tuo punto di vista, mi dimostri dove ho sbagliato, io ti argomento il mio, se ho sbagliato si vede. Credo che tra l'altro questa sia un'altra cosa che ha a che fare molto con il ruolo pubblico intellettuale, che in Italia si è completamente persa, e cioè la rilevanza enorme del pubblico dibattito, del pubblico confronto con la documentazione, con la pazienza, con la logica, con i fatti. Non è detto che risolva tutto, non è assolutamente detto che risolva tutto. Vi sono questioni che non sono decidibili, vi sono questioni in cui vi è una dimensione dell'opinione o dell'incertezza o della non consapevolezza che domina il tutto, quindi si esprimono solo valutazioni e opinioni. Vi sono però questioni dove almeno i fatti si riescono a stabilire, le implicazioni logiche si possono pulire e rendere trasparenti. Dunque, sono d'accordo assolutamente con il fatto che adesso la specializzazione sia molto più profonda. Quindi, ad esempio, se nel Medioevo poteva esserci un Boezio intellettuale su ampia scala, oppure, che ne so, un Newton, eccetera, eccetera, adesso questo è meno possibile, ma anche perché appunto la conoscenza è più profonda, più dettagliata, più specialistica. Però io ti chiedo, allora, ok, io voglio approfondire il machine learning e sicuramente un paper di uno studioso specialista a riguardo è molto meglio che l'articolo scritto da un tal giornalista. Ma a questo punto si pone un problema di comunicazione. Cioè, perché i giornalisti tu dici, ok, ormai sono desueti, verranno rimpiazzati dall'intelligenza artificiale, eccetera, però di fatto vendono tantissimi libri, hanno un peso e un ruolo ancora nel dibattito pubblico, hanno un seguito di ascoltatori e lettori, mentre magari lo studioso ben preparato e anche capace non ha lo stesso impatto. Questo è un dramma sicuramente, ma lo noti anche tu questo impasse oppure credi io abbia sbagliato nella mia valutazione? Ma non so bene, cioè, l'osservazione che fai è che ci sono tanti prodotti di bassa qualità che sono ancora famosi, fondamentalmente, sì, è Sicuramente, vero. ma Cioè, poi non è solo Trash questo. TV, ma, insomma, che cosa implica? Non è solo il trash, è proprio anche, cioè, libri su un tale argomento che non sono per forza trash, però quelli maggiormente venduti non sono certamente quelli dei maggiori specialisti. Oppure libri di storia, libri di antropologia, so che tu hai letto e anche delle opinioni Sì, ma interessanti Antonio, su... scusami, ma stai Sì. solo scoprendo che i livelli alti della produzione intellettuale umana non sono per tutti, sono assolutamente d'accordo. Grazie a Dio sono per molte più persone oggi di quanto fossero 100-200 anni fa. 200, quando l'ha scritta, i prolegomena Kant, no, non sono 300, sono 250, Sì. era un libro veramente per pochi, oggi prolegomena viene letto da probabilmente milioni di persone e alcune centinaia di migliaia lo comprendono. Una questione è fare il lavoro intellettuale e farlo seriamente, cos'è il lavoro intellettuale buono, e l'altro è cosa va di moda, cosa influenza le grandi masse, cosa viene percepito come vero quando non necessariamente lo è, e in che senso, direi non solamente il giornalista ma il produttore di contenuti a volte produce contenuti di bassa qualità proprio perché sa che è lì che c'è il mercato. È assolutamente vero. È assolutamente vero. Si scrivono e si pubblicano molti più romanzi oggi che ai tempi in cui Marcel Proust scriveva La Recherche du temps perdu. E vi sono molti più lettori. La qualità media, cioè la qualità mediana, è non solo mediana, io direi fino al 99esimo percentile di ciò che viene prodotto nella narrativa non è solo inferiore alle Shakespeare, perché lì dovremmo andare ai millesimi o ai decimillesimi, ma è chiaramente un pattumiere. Va bene,
però d'altra parte è meglio del non leggere assolutamente nulla, o forse no. Questa ultima frase non so se è vera. Però stiamo semplicemente scoprendo che le capacità intellettuali cognitive, le culture delle persone non sono uniformi, non ti pare? Sì, il mio punto è, se un Edoardo Sanguinetti, un Umberto Eco, un Pasolini un tempo avevano un impatto maggiore, adesso avrebbero lo stesso impatto nel dibattito pubblico, o la società in cui viviamo adesso e l'interesse per la cultura che c'è adesso mira ad altro, sia a livello comunicativo che di contenuti? Messo insieme tre persone francamente diverse. Sì. Pasolini era uno bravo a fare film stupendi, mediocre come poeta, qualche volta è riuscito a scrivere delle cose, come dire, umanamente, passionalmente, alcune anche mi sono piaciute, ma era più per ragioni di identità emozionale, antropologica, che non per la qualità della scrittura. Notevole direttore cinematografico, è stato idealizzato da un'Italia provinciale piuttosto ignorante come grande pubblico pensatore, fondamentalmente perché travolto dai suoi incubi contadini, dalla sua incapacità di capire l'evoluzione del mondo, ha continuato a predicare che tutto sarebbe crollato, c'era il capitalismo che avrebbe distrutto tutto il consumismo, non aveva capito una beata minchia, cioè aveva dei problemi suoi, l'ho anche conosciuto, cioè apparteneva, il Pasolini polemista francamente di scarsissimo interesse, salvo 2 o 3 cose, come dire, un uomo di grande vigore morale, per carità, di grande anche a modo suo rettitudine, poi fino a un certo punto, perché poi predicava bene e razzolava male, un uomo complesso, no? Eco, un erudito famoso in Italia, ha scritto un romanzo che l'ha reso famoso, un romanzo mediocre, nel senso che la qualità letteraria del Nome della Rosa è bassa, cioè, facciamo confusione, cioè, il Nome della Rosa è un successo mondiale, ma non è un libro a caso da quanto. Volevo un libro a caso. Mi è venuto uno in inglese, ma in realtà l'originale è francese. Ecco, questo è un grande pezzo di letteratura. Nome della Rosa è un romanzo di intrattenimento da cui hanno ricavato un film molto divertente, ben fatto, con un grande attore che a me piaceva tantissimo, Sean Connery. Non è grande letteratura, è intrattenimento. Quindi, capisci, no? Sì, lui stesso lo riconosceva poi, Beh, grazie a Dio, ma non sì, è, ma puoi dire, è irrilevante. Vabbè, i Sanguinetti poi, ecco, il gruppo cos'era, 66, 62, 64, non mi ricordo più il numero. 63. Una piccola avanguardia poetica italiana, insomma, ha lasciato il tempo che trova aria fritta, cioè, provincialismo anche lì. Ma non perché io sia meglio, io non so scrivere poesie, solo che bisogna, ecco, anche qua. Boldrini adesso si occupa di poesia, scrive poesia, no, non sono poeta, anzi, aspirazione che posso aver avuto da adolescente, ma ho rinunciato da lunghissimo tempo, non ci ho mai più riprovato, però le leggo e credo che una persona con certe capacità possa capire, apprezzare, conoscere cos'è poesia alta, cos'è poesia originale, cosa è eccezionale, cosa non lo è. Da Balestrini a Sanguinetti è roba di moda di una certa sinistra provincialotta italiana che voleva fare il verso ai più famosi intellettuali di Saint-Germain-des-Prés, insomma, francamente non particolarmente. Quindi che influenza avevano? Secondo me zero. Cioè, se tu chiedi al proletariato italiano al 96, ecco, questo mi interessa. Cioè, nel 1970, io avevo 14 anni, forse ho sentito in quel momento parlare di Pasolini di sicuro, anche di Sanguinetti, non ancora di Eco, ma poco dopo mio padre e tutti i miei vicini avevano la più vaga alba di chi fossero questi. Quindi, Allora, il punto è, il dibattito pubblico oggi è molto più massificato di quanto era 50 anni fa o 100 anni fa. Questo ha 2 implicazioni che vanno in tensione. L'una, molte più persone partecipano al dibattito pubblico, c'è più democrazia e partecipazione al dibattito pubblico. Bene, male, non importa, è un fatto, è così. Okay? Io la chiamo la democrazia compiuta, quella in cui di fatto praticamente sì, uno comincia a valere uno a quasi tutti i livelli.
Questo è frutto di mille cose, la crescita del reddito, della libertà, del cambio tecnologico, dell'istruzione, dell'acquisizione di capacità di leggere e scrivere, della diffusione di strumenti di conoscenza. Il dibattito pubblico è molto più di massa di quanto lo fosse nel 1919 o anche nel 1959 o anche nel 1969. La qualità media di ciò che entra nel dibattito pubblico, la qualità intellettuale media, è inferiore. Direi di sì, anche se occhio. La qualità delle scemenze dette in piazza da tutti, liberali, socialisti, socialisti massimalisti, fascisti, ridentisti, nel 1919 era notevole. Okay? Tant'è che produsse il disastro che produsse. Quindi, occhio. Le persone che vi parteciparono erano più educate rispetto alla media, sì, ma non è che questo avesse poi garantito chissà cosa, no? Il prodotto di quella roba lì fu il regime fascista, quindi se, come era una qualche frase non me la ricordo più, no? Ma la qualità delle tue opere si vede dai tuoi risultati, la qualità era decisamente bassa. C'è chiaramente una tensione. Ma l'altra cosa interessante però è che non è vero, però per il dibattito pubblico dipende, cioè esistono livelli a cui si discute di questioni economiche, di questioni morali, di cosa, che non sono di massa, ma sono comunque tali e grandi abbastanza da coinvolgere decine di migliaia di persone, mentre una volta ne coinvolgevano poche centinaia, e in cui il livello di dibattito è molto alto, di sicuro superiore al passato. Quindi questa visione della nostalgia del passato io non ce l'ho, proprio non ce l'ho. Mhm. Cioè, sono altri problemi diversi, questi bisogna saper rivedere oggettivamente, capirli. Credo che la tensione di fondo sia questa che ho appena detto. Però non ho questa visione di una volta sì che c'erano i grandi intellettuali, adesso non ci sono. Ah, no, certo. Ah, no, questo sì, I sicuro. grandi intellettuali ci Ma sono oggi, infatti la mia ora il problema è che essendosi realizzata, essendo in corso di realizzazione la democrazia compiuta, è cambiata la maniera in cui si decide cosa fare pubblicamente. Sì, infatti, cioè, la mia riflessione, il mio dubbio era proprio non tanto, ovviamente ci sono delle persone valide adesso, anche più di prima probabilmente, perché sono più specializzate, più in linea con i loro studi. Il mio dubbio era proprio sull'impatto che queste hanno nel sociale, nella società. E volevo chiederti, tu citavi tuo padre, citavi il proletariato degli anni 70, che non faceva affidamento a figure come Pasolini, eccetera. Ti chiedo, faceva affidamento ad altre figure intellettuali? Quali erano le caratteristiche delle loro? Perché comunque avevano delle loro istanze, delle loro idee, dei loro riferimenti culturali. La tua impressione qual è? Qual era il loro riferimento? Ma sai, la gente, appunto, prima siamo partiti da questa cosa dell'intellettuale. L'intellettuale per persone come mio padre era il prete. Il prete o quel professore della scuola media che aveva conosciuto gli sembrava per bene. Nel caso di mio padre, il fratello adottivo laureato, al contrario suo, è diventato deputato e così via. E questi erano gli intellettuali del tempo. Poi chi leggeva i giornali aveva anche gli editorialisti di riferimento, andava di nuovo. Occorre riuscire anche a capire che esistono delle stratificazioni sociali, le stratificazioni sociali sono reali e quindi costruiscono. Ecco, una volta le stratificazioni sociali erano più rilevanti, proprio per la maggiore difficoltà di diffusione dell'informazione. Non c'era questo fenomeno che dicevo prima, del winner takes all, e quindi la società aveva una struttura che potremmo chiamare piramidale, in realtà a più strati interconnessi, e quindi c'erano intellettuali locali che adesso ci sono meno, anche se in Italia ci sono ancora, c'è ancora un po' questo elemento del paese, del borgo, del quartiere, dove ci sono i personaggi, no? Però una delle cose che ovviamente la televisione ha fatto, e poi l'internet, eccetera, eccetera, hanno ulteriormente ampliato, è eliminare l'intellettuale locale sostituendolo con l'intellettuale generale. Cioè, se tutti guardano
gli stessi talk show, il piccolo talk show locale che poteva essere la riunione in sezione, in parrocchia o in comune o al bar, perde di rilievo, quindi il piccolo intellettuale locale, fosse il prete, il segretario di sezione o cose del genere, viene soppiantato da purtroppo gli ospiti di Formigli. Ecco. Questo è un aspetto molto interessante, cioè l'intellettuale locale deve confrontarsi poi in uno scenario più ampio. Sparisce, sparisce, sparisce. Sparisce perché l'attenzione e la comunicazione fa sì che lo spettatore, cioè la persona, segua i nuovi mezzi di comunicazione, ma ormai anche la televisione è un mezzo, non è vero che è un mezzo desiderato, soprattutto in Italia ha un grosso peso per una certa fascia di popolazione. E però è altamente minacciato da internet che, come dicevi anche tu, permette poi anche la partecipazione attiva dell'uno vale uno, con i suoi pro e i suoi contro. Dato che tu sei molto attivo da questo punto di vista, quali sono le tue sensazioni, quali sono i cambiamenti e come credi si possa ancora avere un impatto reale e positivo da questo punto di vista attraverso YouTube, Twitter, Facebook, quello che sia, e se appunto è possibile farlo? Ma certo che sia, infatti io li sto usando, infatti io ho deciso di usare, infatti io credo che ci sia, mentre rimane ancora, per carità, essendo io un uomo in un certo senso anche creato nel passato e con certi valori miei, con certe cose mie, mi rimane l'ansia dei tanti libri che in questi anni avrei potuto finire di scrivere, invece sono lì tutti incompiuti e a metà, perché ho dedicato più tempo ai social, a YouTube, alla vita pubblica, ai dibattiti e così via. E questo in una società in realtà che ancora attacca al libro un valore simbolico, secondo me ormai va abbondantemente superato, perché francamente ormai il libro è davvero una commodity che viene pubblicata con una facilità, ha una vita attesa ai 3 mesi, 4 mesi, poi si butta via. Cioè, le mutande di Intimissimi hanno una vita e una durata, sono un bene durevole, più durevole del libro ormai, francamente, per non parlare dei calzini. Però c'è questa roba che bisogna pubblicare il libro, c'è la gente che pubblica, cioè, ho pubblicato un libro, mi sembra di essere Benedetto Croce, se guardo il numero di case editrici che ci sono in giro, insomma, c'è il libro, ecco. Io preferisco nei libri metterci delle cose che possono durare più di 3 mesi. I libri che ho pubblicato, devo dire, in particolare quello su cui abbiamo messo più lavoro, quello che in Italia è stato tradotto come abolire la proprietà intellettuale, hanno resistito all'usura del tempo, che vuol dire che le idee, le riflessioni che c'erano era un po' prodotto di lavoro. L'abbiamo scritto quasi 20 anni fa e vedo con piacere che lo citano ancora, che è ancora un punto di riferimento. Quindi, anche su quello, cioè, il giornalista tipico pubblica una quantità enorme di libri, sono francamente scemenze messe in fila con... sì, ma di nuovo, come dire, it's democracy, baby. Il tanto biasimato capitalismo, cambio tecnologico, produce questa cosa qua. Fra le altre cose ha prodotto la possibilità materiale per milioni di esseri umani, anche con poche capacità economiche, anche forse con poca cultura, poca istruzione, anche forse con poco cervello. Io non sono... non mi faccio prendere da questo finto buonismo e egalitarismo per cui siamo tutti intelligenti uguali e abbiamo tutte le stesse capacità cognitive, ma neanche per sogno. Chiunque abbia fatto il mio lavoro sa che non è così, cioè che per carità puoi dedicarci tutto il tempo che vuoi agli studenti ed è bene che tu gli dedichi il massimo, ma vi sono alcuni che sono in grado di capire certi concetti e seguire certi ragionamenti, altri che no. Ok? Comunque, il punto è che questo terribile mondo della modernità o della contemporaneità che in Italia va di moda a vedere come minaccia, è quello che produce poi la possibilità per quelli che pensano che ci sono le minacce di dire che ci sono le minacce e leggere i libri dei loro guru che gli raccontano che stiamo distruggendo il mondo, la natura, che siamo disumanizzati, che siamo travolti dalla civiltà delle macchine, che siamo schiavi delle app, degli americani, la rava, la fava. Vabbè, non importa, appunto, ripeto, non è che bisogna arrivarci tutti sempre, alcuni arrivano dopo, altri non arrivano mai.
Per cui sì, sono d'accordo con te che c'è tantissima materiale informativo, ehm, come dire, di scarsa qualità e manipolante, ma è la democrazia. La democrazia compiuta questa cosa qui, e vi dirò di più, secondo me ce ne sarà di più in futuro perché il processo non è ancora compiuto, la velocità a cui queste informazioni e teorie vengono distribuite fra gli umani può aumentare, i coinvolgimenti emozionali che avvengono attraverso i suoni, le immagini, cresceranno. Io non voglio pensare, questo sì non mi piace perché sono antropologicamente incapace di accettarlo, per come sono nato io, come sono cresciuto, perché ho 67 anni, il mondo dell'informazione fra 30 anni sarà un mondo meta world, in cui la gente si metterà degli occhiali e riceverà, gli sembrerà di essere in Malaysia mentre c'è il colpo di Stato, in Africa mentre c'è l'assalto a questo, a New York mentre si fa il trading, cioè quello che chiunque gli creerà informazione gli vorrà offrire e dove vorranno farsi andare a raccontare i fatti del mondo e li vivranno come se fossero lì, dandogli l'impressione di capire tutto, mentre invece non è proprio così. E il coinvolgimento emozionale sarà notevole. Io continuo a pensare che se vuoi capire i problemi devi studiarli a freddo e non viverli nei film, non viverli nelle teleserie, non viverli nel meta world, non viverli nel videogioco. Molti hanno capito questo, una specie di sia diventata una specie di calenda che ce li ha con i videogiochi di per sé. No, il videogioco è uno stadio del processo di democratizzazione e aumento del grado di realismo emozionale del sistema informativo, con cui bisogna stare attento, perché il problema è questo: se tu vivi la notizia e i fatti del mondo, se li vivi proprio, non è ovvio che tu li capisci, li stai vivendo, quindi stai acquisendo dal punto di vista esperienziale e emotivo tantissimo, perché stai vivendo il colpo di Stato in Gabon, come se fossi lì. Beh, insomma, no? O stai vivendo, io scalavo, adesso pochissimo, vivere la scalata è altra roba da vederla nel film e ancora altra roba da leggersi la descrizione della via sul manuale del CAI. Il giorno in cui la gente vivrà la scalata nella meta televisione e si sentirà come quello che scala, nel senso che avrà alcune delle sensazioni visive, sarà un'emozione molto forte. È diverso, a mio avviso, dall'essere informati e poi prendere valutazioni su questioni sociopolitiche. Però questo sarà il mondo del futuro e ci sarà tantissimo garbage. Mi immagino che la quantità di sesso che verrà prodotto per il meta world sarà beyond belief. Questo è un aspetto che mi interessa moltissimo, infatti poi il tema della gamification, dell'informazione e della cultura è già presente e come dicevi tu sarà anche il futuro. Poi anche un problema poi a quel punto di linguaggio, cioè tu dicevi sarà come se io fossi nel Gabon, e quel come se però è il problema, cioè la scalata è come se la facessi, quindi ho delle sensazioni ma sono filtrate attraverso la rappresentazione e quindi poi c'è tutto l'aspetto emotivo che quando poi in realtà il mio obiettivo sarebbe quello di valutare un fatto storico, un evento del presente o del passato, in realtà mi ostacola. E quindi tu dicevi prima, siamo in procinto, cioè il libro comincia a essere un oggetto desueto, o comunque un oggetto che non ha il valore che aveva una volta. E io su questo posso essere assolutamente d'accordo. Però d'altro canto, effettivamente il libro, l'elemento della lettura e della scrittura, è più, come dire, sì, è più neutro. Quindi permette una riflessione diversa, una lettura diversa, un approccio diverso all'informazione e alla cultura in genere. Sì, sono assolutamente d'accordo. Però sai, occhio, sì, anzi tutto ciò che sappiamo di psicologia cognitiva e neuroscienze ci dice, ci fa capire meglio come questi diversi aspetti del processo cognitivo interagiscono. E quindi il libro, ma allora il foglio Excel, le statistiche, certo, sì. Sì. La regressione, i dati filtrati, sono una maniera di apprendere quello che avviene in questo e quello, altra dalla vivere il film dell'evento
nel momento. Meglio o peggio sono diversi, credo vi sia maniera di argomentare, però bisogna farlo con cautela, che come strumenti di decisione sociale e politica collettiva il libro, il foglio Excel è preferibile all'emozione di aver vissuto la manifestazione, l'assalto al Palazzo d'Inverno, come se ci fosse uno dei bolscevichi che ci andava. Sono d'accordo, non di meno, e su questo posso sembrare forse un po' cinico, per molti umani quella è la dimensione attraverso cui si sceglie, per molti umani, per tanti umani, alcuni l'hanno teorizzato, penso a Ernst Junger, la vera decisione, la vera identità coincide con l'azione, con l'emozione, con la risposta a istinti, lo richiamano con altri nomi, ma insomma a desideri profondi, e che quindi sei vero e conosci il mondo. Questo è molto di destra, no? Cioè esiste una tradizione di destra ultraconservatrice, non so come chiamarla, ma non so, lasciamo stare le etichette. Esiste una letteratura che ha implicazioni reazionarie, ma che va da Ernst Junger a Spengler, a Evola in Europa, che ti dice che le decisioni, a Cioran, a Mircea Eliade, che le decisioni, i popoli che hanno uno spirito le devono prendere in quelle forme lì attraverso lo slancio emozionale, col capo, la partecipazione all'evento, la battaglia, il fuoco della trincea, la rava e la fava. A me sembrano delle cagate, sì, però come dire, come vedi mi esprimo molto concretamente, sì, mi sembrano francamente delle cagate, molto datate e molto povere anche, però raccontano una certa visione diffusa dell'uomo in una maniera in cui alcuni si sentono, in cui vogliono vivere. E che ci possiamo fare? Cioè, che ci possiamo fare? Ci possiamo fare, però è così, cioè, dobbiamo anche riconoscere che è così. E io ti chiedo, c'è quindi un modo onesto? Perché allora, io sono d'accordo con te, però è anche vero che a volte creare una dicotomia nettissima tra intelletto e, tra virgolette, spirito, comunque sensazione, forse a volte è sbagliato. E io ti chiedo quindi, c'è un modo per fare un lavoro di intellettuale onesto, preciso, puntuale, ma che a livello comunicativo poi arrivi in modo altrettanto onesto a suscitare cioè perché uno stesso paper su uno stesso ambito può avere più successo di un altro. Forse anche il contesto comunicativo che fa sì abbia un impatto maggiore. E quindi ti chiedo, c'è un modo secondo te a livello comunicativo in cui anche l'ambito accademico e l'ambito scientifico possa adattarsi ai cambiamenti della società e alla democratizzazione di cui parlavi prima? Ma l'ha già fatto, tant'è che anche nell'ambito scientifico oggi fondamentalmente, specialmente in alcuni ambiti, tipo quello delle scienze sociali, dove è molto difficile fare hard science, si diventa, come dire, diventano veri, i risultati diventano veri per elezione, democratizzazione e pubblicità. I colleghi più giovani sono estremamente attenti alla dimensione pubblicitaria dei loro argomenti, al fatto che vada con gli spiriti del tempo. Cioè, anzi, da quel punto di vista, la degenerazione politico-ideologica nella ricerca nell'ambito delle scienze umane e sociali è palese. Si scrivono paper con le policy implications solo perché vanno di moda, altri vi sono risultati di ricerca che ci si tiene in tasca perché verrebbero rigettati. Il meccanismo della costruzione del consenso democratico nelle scienze sociali è, dalla seconda metà degli anni 90 non a caso, è diventato oggi dominante. Vi sono temi che si discutono, temi che è proibito discutere, anche se sono di grande rilevanza scientifica, perché i risultati non sono vendibili, non sono appealing, non sono coerenti con lo spirito dei tempi e così via. E le persone utilizzano con grande sapienza
i vari strumenti della comunicazione, tecniche. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Non c'è, cioè, siamo avanti da questo lato. Sì, sono d'accordo, però il punto interessante è che queste tecniche di comunicazione sembrano non tanto atte a essere vendibili a grande pubblico, ma all'interno della stessa accademia, quindi all'interno dello stesso ambito accademico, anche lì ci sono dei blocchi, delle questioni aperte, più, come dicevi tu, temi più appealing di altri, e anche, Ma perché anche diciamocelo spesso, l'accademia si è democratizzata, cioè Mm, 100 anni fa di economia a un certo livello si occupavano in 37, 370, poi 3700, poi 37.000. Perfino la società più rarefatta che ci sia, l'Econometric Society, che ha all'interno un gruppo ultra rarefatto, i fellows dell'Econometric Society, quando io sono stato eletto membro dell'Econometric Society saremmo stati 450, 500 in tutto il mondo. Ed eravamo già tanti, nel senso che i vecchi maestri dicevano, vabbè, we used to be 200, adesso siamo il doppio. Adesso siamo estremamente di più, saremmo 1000. E che appunto ha un meccanismo di filtri sostanziali, ma poi la cosa divertente è che in questi anni sono nate altre di società concorrenti, mini società, perché tutti devono essere fellow di qualche società, perché una mattina mi sono svegliato e mi sono trovato eletto fellow di altre 4 learning societies, dicendo meglio non offendere la gente dicendo no, guardate, toglietemi. Che come dire, no, guarda, hai vinto il campionato, però il campionato di Serie D, se cosa me ne frega. Non è che non si capisce se è un complimento o uno schiaffo. Vabbè, anche quello è un sintomo, no? E quindi la quantità di... guardo solo nel campo mio, vedi nel campo della sociologia, tutti, ma restiamo nel campo professionale strettamente mio, quello che mi paga lo stipendio. Il numero di ragazzi col dottorato, ragazzi e ragazze col dottorato che escono a livello mondiale ogni anno è 10 volte quello di 40-50 anni fa e probabilmente 20-30 volte quello di prima. E quindi questo implica anche una qualità media è caduta e implica l'affermarsi di economie, di meccanismi di gestione di massa, di costruzione del consenso anche all'interno dell'accademia. Buono o cattivo che sia, è così, bisogna saperlo leggere per quello che è, Antonio. molto interessante. Va bene così, definisce il lavoro intellettuale, infatti occorre avere la saggezza di separare il grano dall'olio. È la ragione per cui io credo che invece il dibattito pubblico, il confronto fra intellettuali, dove intellettuale è chiunque accetti di essere, intellettuale è chiunque accetti di fare un minimo di lavoro intellettuale e confrontarsi intellettualmente su un tema, sia cruciale, perché occorre costruire filtri, perché la quantità di roba che viene prodotta e detta è tanta e tale che a questo punto, mentre prima c'era in un certo senso il sistema ti produceva dei filtri parziali, per carità, delle garanzie parzialissime, per carità, però almeno se lo dice l'accademico della Crusca deve essere semivero. Adesso, no? Come abbiamo visto, l'Accademia dei Lincei è composta di gente che sarà anche tanto titolata ma non riesce a gestire un database e dopo anni produce 4 statistiche descrittive che il mio research assistant fa in 2 mesi se gli sta lo stesso database e produce 0 analisi vera dei dati, quindi appunto, ed è l'Accademia dei Lincei contabile. E quindi il dibattito pubblico diventa cruciale e qui c'è una grande mancanza, ma gli interessi privati ovviamente sono contro. Ecco, il vero tema intellettuale del secolo è
L'incentivo privato di chi fa attività intellettuale è di evitare il dibattito pubblico e di massimizzare il grado di manipolazione, di fogginess, di occultamento dei fatti e di massimizzare la narratività emozionale, di massimizzare la capacità di raccontare storielle, fare film, coinvolgere emozionalmente per vincere la battaglia intellettuale. L'interesse pubblico, che nessuno difende, perché l'interesse di tutti, dove ognuno dà un piccolissimo contributo, è esattamente l'opposto, di separare la dimensione emozionale, narrativa, eccetera, eccetera, dai duri fatti per cercare di estrarre quei nessi causali fra azioni che si prendono, politiche, decisioni, legislazioni e effetti sociali. E quindi la tensione fra questi due, fra l'interesse privato che massimizza il rendimento del produttore di storielle rendendole sempre più effetti speciali, tanto per capirsi in meta, e l'interesse collettivo, sembra che ci pensi che ci sia, in parte credo ci sia, si può definire, sono divergenti perché questo secondo invece ha bisogno sempre di più di un lavoro, quello che tu diresti sui libri, sulle tavole Excel, per riuscire a filtrare dall'enorme ammontare di immagini, emozioni e metasituazioni i nessi causali che contano e che sono usabili dalla public policy. E su questo vedremo se ci sarà la capacità di costruire istituzioni e canali che lo facciano e che quindi ricreino un dibattito di qualità dove il confronto delle tesi è ferreo, o se invece no. Nel secondo caso, se dovesse succedere, io credo che la crescita di quello che viene chiamato populismo, erroneamente, quello che viene chiamato populismo è la democrazia realizzata, la democrazia compiuta, è la democrazia, la politica, la presa di decisione delle grandi masse nel senso della grande bulk della distribuzione degli esseri umani. Crescerà e avremo sempre di più meccanismi di dibattito pubblico in cui ci sarà un guru o dei guru che si scontrano un po' miticamente come nei film di Godzilla, no? Dei supereroi, e grandi quantità di persone che con un meta apparecchio attorno vivranno e prenderanno parte. Io sto con Godzilla 1, io sto con Godzilla 2, io sto con Superman, io sto con Superwoman o con l'uomo mascherato. Credo che la tensione sia questa. Sì, già si vede adesso una forte divisione manichea, no? Ideologica su tutti i temi. È ideologico emozionale, sì, sì. Io credo che crescerà, eh. Vedremo, noi combatteremo. Grazie Michele per essere stato qui. È Grazie stato un mille. grandissimo piacere. Grazie mille Ok. davvero. Buone Grazie cose. a te. Ti invito, ciao. Ciao, grazie mille.